Milano. Sono Amalia, il mio cognome è Hachian, ho 33 anni e attualmente vivo in Italia. Sono venuta qua in Italia nel 2008 con una borsa di studio per migliorare l'italiano. Sono stata qua per 3 mesi e mi sono innamorata della cultura e del paese. Sono rientrata nel mio paese perché ho avuto sempre un grande sogno di fare università americana in Albania, che è una filiale di un'università che si trova in California. E ringrazio i miei genitori che mi hanno dato l'opportunità di realizzare questo sogno. E dopo aver finito questa esperienza, questo master presso l'Università Americana, ho vinto un'altra borsa di studio dal Ministero degli Esteri d'Italia e sono venuta a Roma per fare un altro corso, però questo corso era comunque breve, che durava solo 2 settimane. E da quel momento in poi, nel 2011, mi sono fermata in Italia, mi sono sposata con un italiano e ho 2 bambini, 2 ragazze, una di 4 anni e l'altra di 8 anni. Allora, io inizio la mia storia partendo dai miei genitori, perché per i miei genitori, soprattutto per il mio padre, la formazione era la priorità. E noi siamo cresciuti così. La cosa importante in famiglia, la priorità era la formazione, studiare tanto e duro, perché i risultati non vengono se tu non ti ci metti. E anche io li ringrazierò molto perché mi hanno dato l'opportunità di realizzare un sogno, di fare l'università americana, e ovviamente abbiamo lavorato insieme perché era un peso importante. Io a quel momento avevo, diciamo, vari studenti che facevo ripetizioni in inglese, in estate lavoravo anche in comune per segreteria e quindi avevo un po' di lavori per sostenere varie spese che riguardavano agli studi. E la formazione sì è importante. Adesso, essendo anche in un altro paese, quello che sono riuscita a fare è grazie di formazione che ho avuto e grazie ai miei genitori che mi hanno dato possibilità di studiare. E l'altra cosa che mio padre diceva sempre, che dice ancora fino adesso, bisogna sempre continuare a lavorare su di te stesso, perché il mondo cambia veloce, quindi la tecnologia eccetera. Se tu pensi che sei migliore, sarai sempre mediocre. Allora, sono arrivata qua in Italia con 2 lauree, una lingue e lettere, l'inglese come la prima lingua e l'italiano come la seconda lingua. E nella università americana avevo deciso di cambiare totalmente, visto che tutte le lezioni sarebbero in inglese. Ho voluto aprire la mia mente in un altro modo, scegliendo relazioni internazionali e affari esteri. E quindi le aspettative erano grandi, perché pensando che siamo in Europa con più possibilità e comunque l'Italia secondo me mi dava più opportunità rispetto all'Armenia, mi sono trovata male. Cioè le aspettative erano grandi, ma tutti mi dicevano oh adesso è dopo crisi, quindi è difficile per noi italiani trovare il lavoro, figurati per te. E infatti ho avuto le mie difficoltà quando mandavi il curriculum e non c'era nessuna risposta, né sì né no. O portavi il curriculum, neanche là. Ho detto va bene, cerco una cosa magari a livello più per iniziare, intanto qualche curriculum al bar per fare la barista, però anche là non è andata bene, non ho capito perché fino adesso. E quindi anche perché non avevo nessuno qua
quindi nessuno della mia famiglia, niente amicizia, e quindi dovevo iniziare proprio da zero. Ma ho deciso di iniziare, cioè a Marsciano era la banca del tempo. Sono andata là e ho detto io posso insegnare l'inglese, quindi faccio le lezioni gratuite e io sono disponibile. E ho creato le mie prime amicizie, ho creato un gruppo delle persone che mi hanno conosciuto, il mio modo di fare, il mio modo di insegnare, e di là è nata tutto. Quindi da una cosa si nasce un'altra. Dopo mi hanno chiamato dicendo che c'era una possibilità di un corso di inglese con una scuola, e mi sono candidata, era sempre a Marsciano con 2 gruppi, l'ho fatto e la gente si era trovato bene, che mi ha proposto dopo fare privatamente, di continuare e non smettere. La scuola che organizzava mi ha contattato di fare qualche corso nella scuola. Ho iniziato con qualche ore a scuola. Dopo qualche ora è diventata più ore e sempre di più. Ho avuto anche varie aziende dove insegnavo business English e ad un certo punto tutto è partito, quindi avevo vari lavori, sia i miei privati che dentro la scuola che le aziende. E c'era anche un altro bando con l'Università per gli stranieri per controllare i testi di Cambridge. Ho fatto la domanda anche là e con vari esami ho passato, ho avuto anche il modo di lavorare con loro. Ad un certo punto qualcosa che non andava, cioè nelle dinamiche delle scuole volevo libertà di decidere di fare, però c'era sempre la paura, perché comunque con tanta difficoltà ho trovato lavoro e facevo quello che volevo fare, perché insegnare è la mia passione. Vado in Armenia per le vacanze, quindi quell'anno era un anno molto importante per me, era nell'anno di 2017. E quindi una mia amica aveva un evento in un'ambasciata, mi ha detto ho preso anche un invito per te, andiamo. E, siamo andati, ho avuto la possibilità di conoscere una coppia canadese e ho invitato di prendere un caffè il giorno successivo con loro, perché ho detto alcune domande che magari con la sua esperienza posso ottenere delle risposte che mi sarebbero utili. Era importante. E la cosa che non faceva fare il passo successivo, perché era una grande paura di perdere un lavoro, ho detto ma quando bisogna rischiare? Quindi questa è stata la mia domanda più importante, diciamo. Lei mi ha detto Maria, bisogna rischiare sempre. L'unica cosa, quando tu devi prendere una decisione, prendere il rischio, devi sempre pensare qual è la peggiore cosa che ti può capitare. Se tu ci puoi vivere con quell'ipotesi peggiore, allora prendi il rischio. Io ho fatto un po' di conti, lavorando nella scuola mi dava molto di più stress e non è che si guadagnava tantissimo, però soprattutto era la paura. Sono arrivata in Italia, ho preso un appuntamento con il direttore, ho detto guardi, ho preso una decisione, vorrei lasciare la scuola e iniziare il mio percorso. E quindi è partito, ho iniziato con i miei volantini, ho preso il posto in affitto, che anche l'oratorio è stato molto molto gentile. Però di qua devi avere passione per poter fare e non stancarti, anche questo. E quindi siamo partiti, siamo riusciti a creare una struttura
dove ci sono tanti studenti di varie fasce d'età, collaborare con le scuole. L'altra cosa, centri estivi, anche centri estivi che si organizzano, sono, posso dire, uno dei migliori nel territorio, perché anche di là c'è tanto studio, tanto anche qualità è sempre, ci deve essere. Ho scritto un libro per i bambini, ho pubblicato questo libro con Cesval, Fantastic Trip to Christmas Land, un altro sogno. Ho registrato 2 corsi online, uno di Business English e uno per i bambini, con un'azienda nel territorio, e abbiamo anche il contratto di fare anche altri corsi. Adesso se prima ero solo io, adesso non sono solo io, ci sono dei insegnanti, adesso quest'anno abbiamo aggiunto anche altre lingue, quindi tedesco, francese, spagnolo, russo. Ovviamente per quelle lingue non ci sono tantissimi studenti, però intanto siamo partiti e ci sono anche l'opportunità di fare di più. Penso, se tutto va bene, a settembre-ottobre possiamo avere la scuola nostra, proprio perché c'è la struttura e stiamo lavorando per ristrutturare. E un altro grande sogno che adesso non posso dire finché non è fatto come immagino io, però ci sono alcuni passi. Il mio consiglio principale è: non smettete a cercare, quindi le difficoltà ci saranno. Ovviamente i modi di fare, di vedere sono diversi e anche sono normali, perché sono culture diverse, modi di fare diversi, io sono armena, ma mi sento anche parte di questa cultura perché fa parte di me. Perché rispettare le loro regole è come stare in una casa degli amici, non è la tua casa, no? Però allo stesso modo bisogna avere tutto il rispetto. E l'altra cosa, intanto iniziate da qualche cosa, dopo, perché da una cosa nasce un'altra cosa. Qualche volta mi sorprendo sentendo che uno dice: io non lo faccio questo perché ho studiato per questo, oppure no, perché se voi non iniziate non potete mai andare avanti. Quindi non dite questo no, non dobbiamo essere troppo selettive, almeno all'inizio, e sempre continuate a studiare, perché se avete qualcosa che vale, una conoscenza, questo vale dappertutto, in qualsiasi paese, perciò insistete e ce la potete fare sicuramente.